Ora posso dirlo. Sai che secondo me ci stai? Però non trovare scuse adesso col fatto del paraurti un po' segnato per andare a fare delle cose. Interrompiamo il servizio per una notizia straordinaria. Questa Honda Civic del 1991 con motore VTEC, 160 cavalli, una carrozzeria da sogno, degli interni mozzafiato e uno scarico che fa un sound da brividi potrà essere tua, nel tuo garage, il 17 aprile. Come? Ve lo spiega subito Ginny from the Lakes. È semplicissimo ragazzi, basta partecipare al concorso DB Fuel, andate sul sito, acquistate il file digitale con gli sfondi della Civic, sarà il vostro biglietto per poterla vincere. Più biglietti acquistate e chiaramente più aumentano le vostre possibilità di potervela aggiudicare. E una cosa in più ragazzi, ve la consegneremo a casa, io e Freddy, personalmente. Affrettati, vai su dfuel.it, acquista più biglietti che potrai, perché sono limitati e tra poco c'è l'estrazione. Vai! Sono le 11 di sera. Ci siamo un attimo persi qua e là in B-Fuel, ma è arrivato il momento dove io e Ginny laveremo questa piccola bestiola. Dopo giorni sotto il sale, sotto l'acqua, una vera merda. Iniziamo subito con un po' d'acqua. Immagini raccapriccianti. Orribili. Orribili. Ma lui salverà la situazione. Con la mia pistola un po' storta, ma ancora funzionante. Quella pistola se potesse parlare. Quante auto ha visto? Quanti muri ha incrociato? Prego, signorina. Esca dalla zona X. Va bene. Devo andare con tanta cura. Dovrò lavare tutto sotto scocca, che per ora non ho modo di alzare la macchina ancora. Ciao, ciao. Andiamo sui cerchi. Poverelli. Quando li seguiamo in realtà. Diamo la schiuma al ciò che è della schiuma. Risciacquo! Risciacquo! Shampoo per auto nere. Abbondiamo appena hai bisogno. Ah, com'è calda. Risciacquiamo. Puttana miseria. Cosa stai facendo, Freddy? Tolgo il sale dai punti più vischeri. Dopo andrà comunque lucidata. Ma è meglio toglierlo ora piuttosto che toglierlo dopo. Dopo me la porto in giro insieme al tampone e potrebbe fare un casino. Invece no, sti pennelli nuovi sono una roba. Sanno di pennello esagerato. Risciacquiamo. Guardate come non attacca questo shampoo. Non si fa i cavoli suoi e se ne va subito dal dentro. Questa è apposta per le macchine nere, così lo lascia gli errori. Come poi l'auto è nera e invece lo shampoo giusto, guardate che roba. Bene, la macchina fuori è pulita. Ora bisogna fare il vero motore e poi andare dentro gli interni, poi bisogna lucidarla perché l'abbiamo dovuta lavare purtroppo 2 volte fuori da qua e si sa, le macchine nere con le spazzole usate da altri in autolavaggi esterni non è cosa. Purtroppo, come vedete, la macchina ha delle micro righe date dalle spazzole ovunque. Questo non è un problema perché lo decidiamo. La macchina nera è così. Infatti ora
che tra poco faremo una modifica enorme estetica alla macchina, andremo anche finalmente a fare qualcosa di wrapping e di livreico, esageratamente parlando, con The Factory. Andiamo a lavare gli interni delle minisfere. Wow! Me lo aspettavo peggio. In realtà ha un sacco di acqua dal nostro lavaggio, però gli diamo una passata con un bel all purpose e un bel gioiellino. Via! Che bello fognaticcio. Andiamo a tirare via un po' di schifo che sta padrona alla fine. Non è che sia tanto sporco. La mia bella Lightbox. Sta macchina io continuerò a usarla, quindi inutile fare un detailing da villa destra come fa Teo di Detailer, però almeno ho tolto il grosso dello schifo. Ci vorrebbe la macchina del vapore, in modo che col vapore vai a tirare giù tutto il sale dall'alto verso il basso, come la gravità vuole. D'altra parte, oggi qui dentro non c'è ancora una macchina del vapore. Vediamo una macchina del fumo, no, non credo sia la stessa cosa. Bene, adesso passiamo agli interni. Nel frattempo vado a dormire 3 ore e poi torno perché è mezzanotte e mezza. Usciamo! Siamo nella parte, quella giusta, di BeFuel Performance, perché ora che è sul ponte dobbiamo lucidarla, lavare gli interni. L'abbiamo alzata sotto è molto bella. Siamo riusciti a fare un buon lavoro ieri, il lavaggio del sottoscocca. Ovvio, non è mai bello come con quel macchinario assurdo, pazzerello che vedrete nei prossimi video, però va benissimo, ci siamo puliti la coscienza, abbiamo rimosso tutto il sale che si era formato sotto. Cominciamo a dargli una lucidata rapida. Sapete che io non sono qua a fare il professionista, a fare 54 passaggi. Io gliene do uno, tampone blu in cotone, pasta blu e siamo tutti felici perché sta macchina qua tra 3 ore esce da questo garage e torna a fare il traverso. Molto meglio direi, peccato che vada lucidata molto più approfonditamente. Bene, pushing! Ladies and gentlemen, finalmente la Supra riceve anche lei un trattamento di favore. L'abbiamo riportata originale, coi cerchi, poi vi spiego il perché. Purtroppo abbiamo fatto un inverno un po' travagliato io e Ginny, che è dietro di me ma non viene qua, perché è un po' timida, come sapete, davanti all'obiettivo. Raccontavo ai ragazzi che quest'inverno è stato un po' travagliato e quindi il paraurti davanti ha subito delle modifiche. Però non trovare scuse adesso col fatto del paraurti un po' segnato per andare a fare delle cose belle invasive. Dietro di noi stanno in questo momento caricando tutti i componenti che sono arrivati per la Supra, che verranno montati. Ora io e Ginny non perdiamo il tempo. Perché non avevamo abbastanza progetti da fare, da terminare. Una macchina che funziona, che è bella, che è finita. Stupendo. Non si può vedere qua dentro, no? Originale. Mai, giù tutto. Bene, io guido la Supra, Ginny guida il Tao, o il Tao guida Ginny e io guido il Supra. Adesso partiamo in direzione Torino. Qualcuno ha già capito dove stiamo andando, ma io non vi dico un bel niente. Nel frattempo, qui i ragazzi cercano, senza rompere niente, di caricare i componenti X, Y e Z. Senza rompere niente che cosa vuol dire? Vuol dire che arriviamo a Torino e dobbiamo tornare indietro? È sempre un piacere salire a bordo di questa stupenda Supra, ma soprattutto è un piacere sempre andare a fare custom le auto. Questa volta si tratterà di un progetto davvero particolare, qualcosa di davvero unico. Andremo a stravolgere gran parte dell'auto, ma ovviamente essendo una huge, big Supra targa manuale, guida a sinistra, tutto quello che andremo a fare, vi metto già l'anima in pace, sarà reversibile. La macchina potrà tornare originale quando vogliamo, ma questo non ci vieta di fare un sacco di modifiche. Ora la macchina ha 606 cavalli, va da Dio, fa delle fiamme spaventose e
quindi da quella parte non credo si debba andare a fare qualcosa. Però ci sono un sacco di altre cose da fare su una Supra per renderla ancora più figa. Ginny è dietro con il Tahoe, uno degli ultimi giorni del Tahoe, poi che è stato venduto a Christian di Benzina Rossa di Vicenza. Andate a vedere il suo profilo, ha delle auto pazzesche in vendita e fa un lavoro molto simile al nostro. Ginny è un po' triste, il Tahoe è un pezzo di cuore per noi. Gli faremo un video dedicato con tutti i ricordi, un Amarcord, una cosa, un tributo, un segno d'amore nei confronti della macchina più amata, più usata e più longeva del canale. Bene, ora vado a fare benzina, perché ovviamente lui mi dice sei a piedi tra pochissimi metri. Siamo tornati, finalmente siamo arrivati, è il momento di scaricare con i ragazzi di Carrozzeria 2A. Io ho visto un'auto che voi non posso farvi vedere, perché mi farei saltare un sacco di tappe, come dire inizio scuola vado all'università, no, devi fare le elementari, le medie e poi il liceo. Ma è stato fatto un lavoro che io ancora oggi sono incredulo, allibito, attonito, esterrefatto dalla qualità di manifattura. Non vedo l'ora di farvela vedere, manca davvero poco, ma oggi siamo qui per questo. Per degli scatoloni Scatole orribili della vita XL. In realtà montiamo il tagliaerba davanti tipo Ben al posto della pala. Dobbiamo scaricare? Beh, direi di aprire e vedere se intanto i pezzi sono intatti. No, allora, intanto scarichiamo il pezzo più, ovviamente... buona giornata. Buongiorno. Poi passiamo ai pezzi, da quello avete già capito in che direzione stiamo andando, siamo da Carrozzeria 2A, i maghi delle auto custom, stiamo scaricando pezzi in carbonio, quindi chi non c'è ancora buongiorno. Arrivato, è bella. Buongiorno. Buongiorno. Imballato alla perfezione. Ciao Freddy. Quando faccio queste cose divento uno scemo di merda. Ah, no, dai. Questo credo proprio vada qua così. No. Allora, ho avuto talmente di fare una sorpresa che neanch'io ho controllato cosa c'è nel pacco, quindi potrebbe essere che apriamoci sulla roba di una 147. Apriamolo insieme. Vediamo il bello della diretta, se ci hanno inculato o abbiamo comprato la roba da extra, fuori dall'Europa seria. Le possibilità che sia roba seria sono pari allo 0,6. Esatto. Come avete visto, i paraurti... No, dai, non infierire. Quello che c'era verrà buttato, perché è stato un vetro resina, tagliato, stuccato 2 volte, perché il proprietario precedente gli piaceva la roba stuccata. La roba stuccata... Cosa ne pensi della roba stuccata? Perfetto. Ci sono cose da fare, tipo il raccordo della nostra Clio Maxi, la Caprice, che vanno stuccate. Non lì, sotto infatti ho pensato bene di spaccarlo con tutta la neve quest'inverno. Allora, andiamo. Apra. Attrezzo. E questo qui, in realtà, applicato a quello sotto, dovremmo tornare ad avere il paraurti originale. Ti piace spacchettare, eh? Come un pazzo. In realtà lo faccio, ora posso dirvelo. Allarghiamo la Supra di 10 cm, perché è originale, ci aveva già stufato. E questo è il kit wide body, raga. Dato che è una Supra, non possiamo andare a tagliare e a modificare, andremo ad applicare tutto ciò che è reversibile. Quindi davanti il parafango verrà sostituito da questo, che la porterà fuori di, direi, Porca miseria. un po'. Ora spiegato, avete capito perché i cerchi non ci sono. Perché anche loro sono da allargare. Ah, non perché ti piacessero tremendamente quelli originali. Sono la cosa più brutta mai fatta. Davanti lo allarghiamo con questo e dietro invece lo allarghiamo. Questo invece è il pezzo posteriore, il parafango posteriore che va ad aggiungersi a quello esistente. Sai che secondo me ci stai? Ok, andrà parecchio. Più o meno, sì. Più o meno? Parecchio. Parecchio. Per arrivare lì. Come si fa ad arrivare lì? Guarda, io non ho assolutamente nessun dubbio di come faremo a fare. Perché? Sono qua a lavoro. Serve solo ancora un pezzo. Signore e signori, è ufficiale, allargheremo la Supra in maniera reversibile, ma la allargheremo. I cerchi sono in manifattura per essere modificato il cerchio, vi dedicherò un video anche sul lavoro che viene fatto sullo scomponibile per allargare il cerchio, mantenendo lo stesso disegno, in maniera da poter anche tenere un canale più stretto dietro e davanti per l'eventuale gomma neve o per un ritorno alle origini senza wide body,
ma ad oggi non vedo l'ora di vedere questa macchina tutta super allargata. Ok, non ho più niente da fare qui, sono di troppo, sono un intruso ormai. Lascio la palla ai ragazzi che non vedo l'ora mi richiamino. L'uomo del rumore, the noisemaker. Ci vediamo tra pochissimo, non vedo l'ora ragazzi di vedere la Supra allargata. Che figata!